Ienozzo, le guaie fuori lunghe, quando ne richiamarono, mi portarono a Cartanesetta a Piazza Marina, con Sammo Donio. Ma siete qua, con Sammo l'attennamento e pioveva, un pezzo di vigna vicino. Le sordate non la mangiamo già vigna. Una giornata lo torrendo il cecchetto dice a mascappare. E che è a mascappare? È a mascappare. Eravamo montati di guardia. Parlammo con il capo posta, con il caporale e ne fece scappare. Dice, vi metto presente fino a domani mattina. Vediamo lo strattone, fecimo 50 km alla piede. Prima di arrivare a Cartanesetta, le incenaglie tutte scaldate, la nottata a camminare, facciamo una pazzia. E andiamo un giorno al paese, stiamo un giorno con la famiglia e partiamo a Riere. Come arriviamo il capitano dice, gli stava a presentare il colonnello, dice, quanto che scappaste. In ogni modo, giusto che eravamo a parte, per la guerra ci passarono in capo, ne perdonarono. Picca passà e partiamo con la colonna per Palermo, per mettere in posizione di partenza per la Libia. A Palermo l'Ottoreggio dice, arrivare una magliera, a vedere le mogliere. E se partiamo per la guerra, la mogliere dice, quando la ma vedere, e andiamo ne. Pigliamo con il treno verso Agrigente, scendiamo a Campofranco. Come scendiamo a Campofranco, fino a una loro tutta la pena, attraversare tutte queste montagne, lo fiume c'era, perché per stare ieri a vedere le mogliere. Ritornammo, stetta una giornata, visto che già ne mancavamo, alle carabinieri ne cercavano, la polizia. Ma non ne potevano trovare. Partiamo a Riere per Palermo, domani. Dopo una quottina di giorni ne marcarono la Libia, a Palermo marcammo e partiamo per la Cirenaica. Prima di arrivare alla Cirenaica passammo di Tripoli prima, di notte ci passammo a Tripoli e partiamo per Bengasi. Prima di arrivare a Bengasi, un capitano di marina ne venne all'incontro. Ragazzi, mentitemi tutte cose a tracollo, dice, perché stanotte vennero a bombardare lo porto, dice. E se viene l'apparecchio, dice, e vi trovano, dice, mentre scendete succede lo fenemondo. Pigliamo le coperte a tracollo, tutto scappano, lo moschetto, noi mi siamo pronti, largo con la nave a Bengasi, appoggiare, tutti di corsa, fino a che ne siamo a Bengasi e ne allontanammo da Bengasi, dallo porto. Andiamo a tennare sotto un arbolo, c'era un pezzo di bosco, ne attennammo da sotto. Stiamo un mese attennati che aspettavamo che la nave ne portava le cannone per partire per la guerra, per la piazzaforte del Tobrick. Ne facevano un po' di istruzione la mattina e stavamo sotto all'arbolo, la sera andiamo alle brascite a Bengasi. Dopo una quindicina di giorni venne la colonna, le cannone, li andiamo a trainare. Le pezze dell'Obice, che abbiamo l'Obice che trava 8 km quando ne nostro. E ne mesimo con la colonna per partire per la guerra. Arrivammo a Cediciano Barci e ne fermammo. C'era una brivatoreggia, da brivatoreggia venivano a vincere le femmine negre, l'altre che era come una pietra che ci trovano la carne e da dentro la facevano china d'acqua.
le sciccarie di neure. Mi toccava che io a montare di guardia nella brevatura, che le soldati, le cavette si trovavano a lavare. Viene una pezzettetta neura, un sciccariello, anche l'altro, un soldato che era romotoso, voleva avvicinare per aiutarci a caricare il dolce, a dare l'araba, che gli mettevano a mottone con la mano e fa stagliare, non voleva che avvicinava vicino di lui. Chiede a caricare l'altro e se ne è, da neura. E restavo da passeare con uno moschetto in guardia. Ogni mano dice, pronte, dice, già è una fardellata che stava a parte per la guerra. E parte a arrivare la colonnello davanti, e tenendo in capo le pezze delle tratture, con l'obice, con il cannone attrainato da arrivo. Partiamo. Passammo Tripoli, Tobruk. Passammo Tobruk e ne mesimo che c'era una pianura, che era la piazza forte. Ne era segnato un posto, appiazzammo le cannone ed avevamo le rifugie fatte di cemento armato. Anche una giornata l'inglese cominciava a bombardare. Mi chiama lo tenente, lo mia. Stasera dice, ma gira a pigliare la mezza per mangiare a Taliban. E dico, a me chiama, io sono un servente a pezzo, secondo gli aiutanti. A va a chiamare lo sottotenente. E lo sottotenente dice, è malato, dice, c'è diritto. E se mi sbaglio, che è tutto chiaro, con lo scuro, dove vai? Vai in qualche batteria di soldati di notte e dice chi sta da me qua, mi tirano e c'è diretto, e si vai qui. Mi pigliavo, lo porto a pranzo e mi dice, piglia sto filo, decado lo comando e lo va portando a queste mani. E va cameranno, dice, che lo filo ti porta 11 alla mezza, dice l'ufficiale, allo comando. Mi pigliavo il filo, a due chianure, le c'ha spoglietante, lo filo lo iva spingendo e gli va camminando con lo filo in mano. Arrivavo già al comando, pigliavo a mangiare, lo scuro con la vecchio, e ora come arriva il filo in mano. Ora che ci accoglie, macchie di sataregge, macchie di arbore di bosco. Quello col telefono, che era già allo comando nel remonante e nell'altro comando. E dice, questo filo dice non abbandonare. Me lo mette in mano, lo io fanno camminare a questo, vedi? E gli camminando. Ma diceva a portarci a mangiare a tenente, che era di Valle Longhe, siciliano, tenente Duca. Anche all'indomani l'inglese ne misero sotto a terra e cominciarono tappon, con le cannone, la marina americana appoggiava il porto e stava a 20 km la marina americana e vede arrivare quando un sacco di 5 tommine, pieno di spoletti, a Boracca era tutta sabbia ed affoggiavano e non scoppiavano, ma se scoppiavano un sacco di 5 tommine e quanto sto tavolino, la voglia di volare all'aria. Ma era tutta sabbia, se ne erano a sacca, affoggiavano la sabbia e non scoppiavano. Non ne misero tappone, ne misero un silenzio. Tutte le cane, tutte che fumoreavano. Lo telefono che lo comando non bisognava più. Il capitano chiama al portordine che aveva la motoleggiera, che era di Vittoria, vicino qua a te. Dice, Traina, dice. Lo telefono non bisognava che il direttore, dice. Questo era un figlio di orfani di guerra, della guerra del 15-18. E dice, signor capitano, dice, guardasse, dice, dove vai a morire? E c'è diretto. Sto qua con la to e c'è diretto.
si piglia già moto, si fece la croce in schiena e partì in mezzo d'uomo, in mezzo da tempesta. Ringraziando a Dio, ritorna a Riere vivo, non era monante. Dice, signor capitano, il colonnello mi disse che nell'assa libera, non so che vogliamo fare, facciamo, perché oramai dice, di cura in cura, dice, si aspetta che vengono i nemici e ne pigliano per genere. Vogliamo scappare, vogliamo fuggire, vogliamo sparare, non so che vogliamo fare, facciamo. Il colonnello dice, ragazzi, pigliatevi, non so che avete di pigliarvi, preparatevi, dice, da momento qua siamo per genere. Pigliamo che aveva un lenzuolo, l'ho detto al capitano, e lo mettiamo nella palina di fatto scopo, no? Che è un bastone lungo, un lenzuolo bianco. Che è segnale del resa, lo lenzuolo bianco. La piazziamo già, le cannone, ci montiamo le bocche, anche da così per gli nemici. Ora poi picca passare a passare con le carri armate, cominciare a fare come on, e andiamo qua, e andiamo per girare. Noi siamo a scappare ancora, qua vi la pagnottetta, scatolette, il capitano già un magazzino, che qui c'erano DVD. Ne inquadraro a uso pecore, un carro armato davanti, un carro armato da riere e innanzi tutto appresso. Il capitano con il binocolo, anzi come arrivarono l'inglese, la australiana, il capitano ci levarono il binocolo da pennuto, uno all'orizo, il centerone con la pistola, sollevare, a tutti levavano la lorge, se ne che levavano portafoglia, con le fotografie che ci piacevano. Non batterono davanti a uso piccolo, ne portarono nelle linee dentro. C'era un campo di aviazione e tutti ne gioiavano già né mangiare né bere. Ferroiate di carri armate, guai qua avvicinava vicino al Fierro Spino. Mentre camminavano e vedevamo morte in una croce di strada, c'era una metraglia e c'era a 4 passi distante uno gettato in terra e ne ci poteva avvicinare uno né niente, ma no del capo carro armato quelli che ne accompagnavano. Da poi avarava uno in terra e restava là. Ognuno si tagliava la vita. Ne gioiano nel campo di aviazione, tutti i soldati, la piazzaforte, ne gioiero tutti nel campo di aviazione, erano 140.000 uomini. Da dentro c'era un largo, uno per forcarsi, 140.000 uomini. So quando so? 140.000 uomini. Né mangiare né bere. A un domani, come cuccia in cibo. Con che non mi ecco la moglie, con non mi ecco la mia figlia, tutte scoraggiate. C'era un sergente maggiore dalla mia batteria, era figlio unico, e era di Vittoria, e sua madre lo teneva come una signorina lo teneva, e piangeva, dice se lo sapesse mia mamma, dice come mi trovo in questo momento. Aveva un mazzoletto attaccato davanti, e tiene tutti i tieni di rina, di sabbia, che dalla sabbia si alzava canto. Ogni modo in gioiello già, quando cominciarono a morire le cristiane, le inglesi cominciarono a pigliare le guerre a botte, a caricare l'acqua dello mare, perché gli esterni con l'acqua buona, con le far pigliare l'inglese, si devono scoppiare tutte, no? E chi le pigliava l'acqua dello mare e portavano. Misero una filata di fuste, che si tiene di petrolio, si trovano un pietro, ne mettono almeno un centinaio. Poi ammenazzarono con le moschette, ne misero in una punta del campo, no? Del campo di aviazione, no? C'era punta. E ne fecero mettere la prima sera un conecchione per pigliare l'acqua. E stiamo camminando un conecchione, uno a persona. L'altra sera un conecchione, l'altra sera fecero qualche 50 kg. C'erano un centinaio di fuste, le fuste mise larghe, no? E stiamo camminando un conecchione. Non aveva niente, né borraccia né niente. Arrivavo già,
caccia via padrone di sabbia nelle canne rosse. Ne poteva ascoltare più nemmeno. Ma fosse dentro fosse voglia che c'era un palmo d'olio, non mi poteva saziare d'acqua, c'era l'australiano con lo moschetto, no buono, no buono, no buono, no buono, no buono dice, era buono che stai per forza della gente uno, della sete, la forte sete, quale toglieva nel cuoio, nel petrolio, si affozzava uno, poi viene una pignaterra, figlio da pignaterra, melencio d'acqua e passavo nei chietti che abbiano pigliato l'acqua, no? Dunque passavo da banna, ora poi capia le mostrine cade verde e rosso, no? Dello reggimento, tiro le mostrine e mi fece la croce rossa, la baschiera della croce rossa, della sanità, no? L'infermiere. Questo dice può passare, dice. Questo dice se lo facciamo passare ma piglia l'ammalata, in aiuto. Piglia e mi fecero passare con lo schermo della croce rossa, no? Arrivo già a Crappadone e me lo guarda che questo incontro, cioè se fa lo morto. Ma andiamo a passare alla carriera e ne saziamo. Chiedo piglia, me lo guarda con incontro così. E lo stazionavo un diciamo le bedone con l'acqua, la sorella mi seretta, basta vedere un'azienda, pigliavo la pignatella, la inchievo e facevo finta che andavo a bere a giù malato, no? Poi inchievo la pignatella, un'altra pignatella non la aiuto la panza. Inchievo la pignatella, che facevo finta che lo stazionava e passammo da base. Fece qualche tre viaggi, mi saziavo d'acqua che mi arrecreava, a voglia che c'era l'olio, c'era lo petrolio. Passammo già la notte, ne corcavamo, oppure si stessiava e faceva freddo, pigliamo una coperta, la mettiamo in testa e ne mettiamo un 4, mi sono aspettata così, a collocato dietro, di tutte e 4, una giornata. Qualche 8 giorni, sta vita, amara come lo voleva, le pedue non ne facciamo conto, non viene arrivato, questo colletto di camicia era raso. Se si calava le canzette, ognuno era come le zecche. Le carni le abbiamo tutte a così, uno se le raspava, torco, che ne erano rase. Andiamo qua, una mattina presto, mentre eravamo corquati, pigliano con lo moschetto, come on, c'era lo Torre, sosiamo, ne vediamo nelle porte, ne fecero nascere 2000, davanti alla porta gli hanno contato, 2000 prigionieri, la guardia davanti e un'altra guardia da arriere e tutta un'altra cosa piccola presso da guardia, ne portano allo porto di Tobruk. Ora nello porto c'era una mezza che si mangiavano veggie. Ora nello mare, nello porto non scaricano e caricano. C'erano scorce d'arance, scorce dell'omeie. Piglia e mi vai a vincere le sacchette. Ora dico queste che mantengono la panza, guardate quale mangiare. Come stavamo alla dritta, mangiavo le sacchette, ogni tanto pigliava una scorcia e me l'amblava a mucco. La voglia che era china di rena, china di sabbia, rozzecava. Pigliare un marcone e ne carriavano a 20 alla volta, che la nave era lontano dallo porto, no? Non poteva appoggiare vicino. 20 alla volta, accianavamo, già nave era nave di portare vivere, no? Facevamo le steppe, non nave di portare che abbiamo la lettura. Già in c'erano 3 stanzone come sta casa così, 4 stanzone di chiesa. Né cacca, né gabinetto, né niente, né gettare già, né paglia di sotto, né gettare già, né mesimo. Chi qua aveva già per andare al gabinetto, si calava le calze da propria e faceva gabinetto. Chi avrà pisciato, da proprio. Che non ce n'erano, là lo ci ha domata sulla via.
anzi pure quando va a stare alla scuola. Parte da nave, dopo che la caricare, arriviamo all'aeroporto di Egitto. E c'eravamo un capo coperto, in posizione che avremmo a scendere. Dopo che eravamo un capo coperto, le egiziane negre, pigliano a cominciare a stuzzichare. Mussolino, 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 Mussolino. C'era l'inglese dell'Inghilterra, ufficiale, avevano offerto un mano, per tutto la fecero buono. E che si stuzzicato? Solo a disgrazia che hanno, morto la fame, c'era dei perucci, e ci dire. Non che ne misero in capo da nave, scendemmo e ne fecero accenare in capo le camicie, ne portarono distante in Egitto, c'era la città, ne misero su nelle tende, vicino al mare. Mangiare, a quale mangiare? Ora poi alla cucina arriva la carne che l'avevano a fare, fece lo spezzatino, c'è lo tenente medico, si è proibito di dividere le prigioniere, dice che non è buona, dice. La pigliarono e la bestionarono. Nello porto, nello mare, sa che c'è la sabbia, pigliarono plata di sabbia. E Torreggio, radunammo un bestionario da carne con due patate spezzatine, era mezza cotta e mezza cruda. Niente, stanotte, Torreggio. Pigliamo se tovagliona, ne messiamo un conecchione da ciadacio, e cominciamo a fare così, in mezzo alla sabbia. Fino a che andiamo a trovare una patata, molto cade con un personaggio. Lì abbiamo scotolato allo scuro, andiamo una sarbaiettata, l'attaccammo e me la portavamo alla tenda. Nanda sarbaiettata. Allora andiamo sotto quando con l'acqua, la lavammo meno 20 piaggia, da rina non se ne vuole ieri. Poi la mettiamo nel pignatelle, la volgiamo con tutte le acqua. Quando arrivava tante chiede, la mescavamo, che ne davano poi 20 talegge e due comprate di crudo, una patata. La mescavamo in mezzo a roba nostra e andiamo la panza. Ma come si mangia la panza? Mi davano una pagnottetta tanta così. Mi davano 35 sigarette la settimana, pigliavano di 35 sigarette, c'erano le fumature, tu fuma e noi me la pagnotta, me le cangiava per fare. E comandammo, no? E allora stietimo un gioco con 8 giorni, ne portarono in Egitto alle bagne a disinfettare gli imbrogli pieni di pedotti. Ne levavamo qui, ne facevamo la luccia con la facalla e ne mettiamo che gli imbrogli che non disinfettate, no? Che di rossa, però? No, che di rossa la vostra letto, che di disinfettate. Andiamo sotto la tenda, a un domani partimmo da già e ne portarono in Egitto c'era lo canale, la sciarra di Mussolini che voleva passare e pagava la gente per passare, pagava in oro. Noi siamo già nell'attendamento e vennero le soldate dell'India a venire a pigliare 8 prigionieri per fare la polizia uno campo d'egge, no? Lavarsi i gabinetti, scopare, ieri cogliendo carte. Ora ci siamo, se cosa aveva già pescammo qualche pezzetto di pane. Scegliamo, pigliamo un asciugatoio e me la mese appena lo centro, se c'è roba da mangiare, me l'attacco qua. No, nel devedere, di prigione di 8 prigionieri. Quando levammo da fare la polizia, la guardia mi disse, beh, ora ci mi porta a campo, non è una sigaretta lunga, la guardia dice, fumateci.
piglia una sigaretta, l'anco dove è una retta, io me la salvava, la retta a Toretto. Ora che ci avevano detto, lo bedone che lo rifatto rancio, c'erano tenne che ci dormivano 8 soldati, vedi, no? Tutta la mattina alle piatte, là stavano il bedone. E la cosina a mangiare al campo, stenne le chiavole al sciacquatoio, vero le mani nel giubbedone, quale mangiare? Una sigaretta ne dico. Vero le mani e piglio il fango, che era come lo fango, l'aceto. Ma anche poi la mescava a mezzo lo rancio nostro, si riscaldava tante chiede e la panza uno si ammarazzava, che niente ne davano, quindi io da legge era un bagnottino da tanto. Come ci vediva questi cazzi? E allora aggrappavo da sciacquatoio e mi portavo la guardia, dice non blegote, non blegote, tu la panza la china, e me le chiede. Per te non è buono, ma per me è buono. Arrammo la tenna, mi apriamo il rancio, lo tagliava con lo coltello di fango, che pareva fango, e la remenava dentro la cavetta, con la copperata di ruote quando davano, alla cucina, ammarazzoliava la panza. Dopo, manco passare 8 giorni, ne portano allo porto, nello canale dei Sovezzi, e ne marcano, o ne andate a portare, e non si sa come niente. All'America, lì, non ne portare, non si sa perché si parte, ma vediamo, non ne porta. In capo la nave si mangiava. Una giornata, mi c'era un capoterrazza, che era una nave che portava 15.000 persone dentro, tutto ognuno con lo solito. Mi c'era un capoterrazza e mi mise a passeare, non solamente venne Torino, il nostro cucino, un asciugatoi pieno di filone di pane, capito un quarto già, piglia una pezza e comincia a secare le mura compensate già. Beh, c'era un bello steppone di pane, vicino allo steppone, guardi, ce n'erano, quando passate di così paranoso, piglia di filone, se l'intruscia, lo mette a fasciare, vedete qua, cucino, se le chiamo in terra, noi stiamo in terra in capo coperto, e ne mi siamo a mangiare. Ora la nave, dietro l'ordine, che avevamo a camminare, scansi, che alcune scarpe, le pagamenti, se ci spasciavano, che erano tutte le cose, era una nave da l'osso, no? Venne un capitano, come on, e che vuole questo? E io moneta, pigliamo giù pane, cominciamo a scendere le scale nella nave e vediamo non ne va a portare. Ne portava lo comando e c'era l'interprete, era italiano, era un sergente maggiore della Marina. E c'era lo maggiore inglese. Beh, dice il signor maggiore, l'interprete italiano, dice che ha dato ordine di camminare scanso, dice banda, dice abusamente, vi mettete le scarpe. E se io non mi vedo camminare scanso, pigliamo le tappere, quello che tacca di una e le donne. Allora qui c'era lo maggiore, si credeva che contrappigliava all'interprete, no? Lo sentisse a rispondere, shut up! Portate, non avete da portare, porretene. E non andava a parlare perché cane portate. E poi la sentinella davanti, e che Toretto, andiamo a pigliare le coperte, dove dormiamo, coperte bianche con difense di vita. Noi mesimo un guarda e ne portava nella poppa della nave dove c'è lo fumalore. E c'era un parma di generali. Dentro io da India. Pigliavo da coperta e Toretto e le chiamo in terra e ne avevamo un capo al coperto. Domani a giorno. Domani mattina ne portare mezzo quarto di latte e caffè. Senza niente, né pane né niente. Dunque viveva a Toretto, dopo un'arrancata che viveva a Toretto, o passava a me, passava a poco. Viveva che e poi beveva un po' a Toretto. La sera che facciamo le 24 ore, che hanno detto 24 ore di persone. Pigliano e ne veniva a grappo. Quando ne grappiamo, lo Toretto dice, poi c'è tutto mascariato sette. E
nel stesso modo che ho preso lo di questo io mascherate, perché si è perso lo conto. Porcate in mezzo alla razza, la notte ne cercava un mezzo con tanta cosa di razza, ricoperte, fatte stare negre. E andiamo nello porto da una dormiamo, una branda che abbiamo assegnata, no? Era poi in capo alla nave, morire un prigioniero, comprare un sacco, poi stare all'acqua. Era lo tenente prete, il parreno prete, si pigliava il documento del prigioniero. E dunque partimmo, arrivammo alla Australia e gli ammacciare il cordone fatto di polizia, mentre io scendendo dalla nave e gli ammacciare in capo al treno, cabana e giabbanna, tutte quelle moschette mese che pareva che passavamo, l'impregante. Pareva che passava l'impregante Mussolino. Tante quelle coperte in vuoto, stanche, tutta scappanetta in vuoto. E gli ammacciavano in capo al treno, no? Ogni vagone accianavano, ne aspettavano. Le sportelle tutte inchiodate, ogni vagone una sentinella. Dunque, partì il treno, dopo che c'eravamo tutti. Ora ieri, ogni orario di mangiare, no? Andiamo domani alle 7 arriviamo a Charleroi, no? Con il treno. E da noi chiamavano le Croce Rossine e davano a mangiare alle guardie inglesi. E lo mangiare a noi. Ci ivano passando, da capo, e ne davano le gestioni. Da noi non la pensa. Ora queste guardie che ne portavano erano tutte vecchie, gente tese. Là viene lo mangiare, queste guardie, c'è una bella panara, tutta fatta di curina, no? La pigliare l'ha messo in uno stanzicino dello gabinetto. Me gabinetto, che è questo? Mi dico, oh, gabinetto, vai a casa in Francesca, Cina delle gestioni di viaggio. Beh, e che ora che ne scego, sono messo la panza come un mago, sono messo la panza e allora era settato un capo un gabinetto, pigliava il gestione, poi ne pigliava una faccina, me la mise in la camicia, avevo il botto dentro. Arrivavo già a la mia compagna, che stai dal gabinetto che c'è un padarese, c'è, desaziato. Vai dal gabinetto che c'è un padarese, perché c'è una gissa del pane e poi quando in stazione scende solo una casa. Non andrei, ne capo manco la finestra che la testa poteva fare. Dunque, ad uno la volta, da gissa piena di spesa, non la appoggiamo, la mangiamo. Quando quello vorrei mangiare, che io di europei lo mangiare, tagliare con seramente, cominciare, prigioniero italiano, blare, basta, fa che basta, mancata tela, che ora mangiamo la panza, ne saziamo. E allora, quando camminammo 8 giorni, dallo porto allo campo ne portare alla Australia 8 giorni, già la passavamo poi di Dio, ogni tavolo una lannata di carne di pecora e la pasta asciutta 3 viaggi alla settimana. Ne facevamo la conta 2 viaggi lo giorno, un viaggio la mattina all'8, un viaggio alla sera alle 4, ne contavano, che bello se qualcuno mancava, no? Che ne abbiano, il responsabile erano vedere, no, anzi, quanto prigionieri si imbarcare, quanto ne avevano a consegnare. Ne misero in due campi. E allora pigliarono un cane del terreno e la ingericchiano a broccoli e facevano, punzarono un grande magazzino, le zappette portare come a questo, che avete qua, zappette per zaccare le broccoli. Abbiamo messo un magazziniere. E c'erano le ruote, tanto così. Allora giorno pigliava una pampana di piatti, la stoccava veramente in capo alla rosa, no? Che c'era la rosa, la ruotola.
poi si cade la sussurrata la notte, qui solo travaglio meno. E le prigioniere già tutte sparpagliate, decaricate, con zappavo, con metteva la vagiuna, con... Andiamo qua, io me la passava del Dio, non faceva niente. La domenica venivano con la carretta, la australiana, aveva guardato un ruolo di donna per toccare noi, né prigioniere e manco soldati dentro. Venivano con la carretta a caricare le pampanazze delle ruotole, mi chiamavano, mi portavano le lamette per levarmi la barba, mi davano qualche scellino, due scelline, mi facevano pozzoleare. Tagliava due ruotole e ce le dava, e se le vendiano in mezzo alle pampane, no? E se le portava. Un po' che solo fatto, poi cominciare a partire per le famiglie, entro il campo a fare un gruppo di 30, di 40, e partivano con il treno a vedere le famiglie, due qua, uno, due, uno, tre. A mungere vacche, a parare pecore, a combattere. A me mi pigliavano male, io era magazziniere, come persone di fiducia già, mi canziavano quando sentivano lo mio. Ognuno venne lo tenente, mio tenente, me ne chiede qua. Me ne chiede, ti tua passa buona, me ne chiede. Pegliane, la prima partenza che c'è, mi indesi chiamare. C'era uno di Modica, giovane, andiamo assieme, era un capramaggiore, lo decimo bersagliere di Palermo. E andiamo assieme. Camminammo qualche 6 ore in capo al treno, l'Australia errando, di paese a paese il treno camminava mezza giornata, una giornata, ho trovato un paese, è spopolato. E andiamo assieme. C'era una stazione che si fermava il treno. Da stazione le guardie sceniere passavano quando guardavano, no, anzi, quale sceniere manca faccia alla porta. E c'era un soldato americano che iva in Giappone a combattere, magari tenente che era, ufficiale che era. Affacciare, dice, ce n'è di Catania, ce n'è di Catania, ce n'è di una guerra siciliana. No, che ci cercammo un paesano, no, che poi si misero a parlare. La guardia se ne è un poco lontaniero, all'ufficiale avvicinato tenente. E tutti ci dissimo, la guerra è finita, stanno dividendo le famiglie, e chi c'hanno in testa sta gente? L'hanno a tenere come schiavi qua. La guerra è venuta, e ne portano a travagliare. Anche il tenente va a fare una parte magnifica. Io in un negozio, nello spazio ne c'avevo mangiare, pigliavo qualche 20 gestine di viaggio, a così che le portava per forza. Affacciata nelle proie, dice, divertite, dice, facete coraggio, dice, va bene la giornata che vanno a marcare per l'Australia, a terra impatriata. E se ne è il tenente. Camminando un'altra giornata allo treno, poi si fermando un paesino, scendiamo, e venne uno che si chiamava Mister Rodene Kevane, Piazza Domenone, era schietta ancora, sto cristiano, so poi ci abbiamo rotto. Aveva la suora e lo cognato era ufficiale pilota al Giappone a combattere. Ed aveva la suora nella farma, in campagna, non aveva la proprietà, no? E ci mungiva le vacche. Aveva 5.000 vacche, 5.000. E se pigliava a me era Giovanni, ne mise in capo la macchina, passato lo bucciere e si caricava una coscia di vacca, una coscia tutto morricone, con quegli acqua secondo mano. Anche, come un gran capo si dormiva dentro che c'era la casina, qua sotto c'era una casuzza fatta di tavole. Ne ci fece trovare dolettura, con le lenzuola, le chiomazza. La parata casuzza era tutta pertusa che quando pioveva le giorane mi gridavano in capo, va, va, va. E mungevamo le vacche con il motore. La prima giornata io non insegnavo e poi io se ne iva. E restavamo, che ero un compagno, io insegnavo il cavallo, io a ricampare le bue e mungevamo. Noi passavamo buono, mangiavamo codeggio, a tavola codeggio, ciò che mangiavo io mangiavano avanti.
Vediamo qua, sto cristiano, si fece il seto come, da qua si fece il seto, qua, una che è la capitale qua dello Belgio, Sì. a Bruxelles. Se ne a Bruxelles per un mese che si va già maritare, e nella sta un micciarietto già. Noi facciamo tutte cose, mungiamo le vacche, grappiamo il motore, l'acqua se ne iva a banna e la crema per fare lo burro finiva nelle bedone, no? E l'acqua se ne iva. E sto vecchiaretto iva al paese, ne iva a pigliare il pane, la carne, non ne mancava niente. Questa cosa, c'avevamo le gaggine, da un eravamo una volta una gaggina la vedeva nascere di sotto la baracca, tutto lo giorno, il giovane, era di domenica, non facevamo niente, venne la crapapanza, vai a caccia, ma non pentova. Come fece, ma non sceglie e talle fuori, a crapapanza della baracca. Le stavamo tutte in una pegnata, le facevamo tutte d'ore. Allo giorno quando ne andiamo a serrare legna, lo mi accompagna, noi pigliamo 4 l'uno e le mangiamo a queste d'ore. Ma dove c'è lo mangiare la carne, non la facciamo mancare. Con caffè, alle 3 una tazza di tè, un bello pezzo di panettone, l'uno, e poi la sera mangiamo, spazio. Ora, s'arre campano il padrone. Allora il padrone come s'arre campano, comincia a suonare come trasena la proprietà dentro, no? Per fare vedere che veniva con la sua compagna sposata. Dopo un mese, davanti alla baracca aveva piantato fiori che erano una cosa di bella. Ogni fiore fece lo mazzetto, lo piccolo lo desse, e sta lì arriva Mister Roda con la sua sposa, pigliava il mazzetto e me lo mise vicino dove municeva le vacche. Quando io arrivato a che iva suonando, si mise, calava lo bastone quando la vacca nasceva, e ci va detto due mazzo di fiori alla compagna che c'aveva, no? E si mise a ridere, anche. Io non la presentare, dice, Missa Grolia, io si chiamava Missa Grolia. Se ne c'è una rete nelle case, noi continuavamo a mangiare le vacche. Un domani mattina, poi mangiamo così, le prime piatte, io le facevano avanti, era una carriera brava. La mattina lo mi accompagna e io e lo padrone partivano davanti e io ci stettava la legna, qui c'è Missa Grolia, le pigliavamo una terra. Se le mentiva vicino alla cucina e poi iva a trovare le mie compagne, no? Veniva a lavorare con me, o se pare l'arbolo in mezzo allo bosco. Una giornata mi sta Roda, dice Tome, che mi chiamavano Antonio, da lo chiamano Tome, americani, come gli americani. Dice Todaia, dice vieni con me, dice vuoi già venire con me. Qui è, sì. Ci diamo le cavagge, esce un poco di vacca che l'altro non viene più e la verrà a portare in un'altra masseria che era lontana, come da qua, c'è lontano dal campo dell'aviazione, lontano. Cominciamo a attraversare il bosco, gli a mandappare un paio d'arbolo che era 4 cristiani non lo potevano abbracciare. Mi disse Tome, io all'occhio dice no perché, dice tali è st'arbolo. Quando te ne ritorni solo, non te l'ha da dimenticare, che Cristo lo vive. Qui è esse, ma se diceva esse, ma io mi confondevo. Ma ogni modo, anche a sbaglio lo veiolo, un po' me ne va in un paese, mi piglia la polizia, io mica sono scappato. Sono sperduto. Nei mesimo, con le vacche, ogni tanto c'era qualche cancello che stringeva la leva con le strunamenti. Io va già, prego con il capo addosso, io va ricampando le vacche, quando passava io chiudevo il cancello e mi veniva a gettare. Arriviamo a un certo punto, Toma, io dice, te ne va alla farma, e qui è, dice, te ne va nella casina con il tuo compagno, te ne ritorni, no? E così, e mi sono con il capo addosso, ora che c'era una croce di via così, arrivavo qua, volevo pigliare di qua. Perso l'orizzonte, ma in ogni modo, ora piglio questo vaiolo di qua, un minchia porta a porta. Piglio il vaiolo, acciano
lo cozzareggio, quando passo qua in capo, lo cozzo, pigliebbe una casina che chissà non l'avevamo incontrato. E c'erano piccolette che giocavano. Noi anche eravamo vestiti di rosso per distinguere lo civile con il prigioniero. Vedi che è tutto di rosso. Le piccolette come mi vedono vestito di rosso, a un momento se ne ero vinto, lui era destro allo sonanno. Dice, c'è uno qua che è vestito di rosso, affaccia un pezzo di manone e gli avvicinava col palato. E risponde, guarda gli guanni io, guarda gli guanni, dice, che va facendo? Mi compré attaccare ieri, Sì. e allora, che va facendo? E mi te compré perché mi sta rodando che vanno, c'è adesso lo nome lo patrone. Ah, io perché mi sta rodando. Disse Ploiese, l'altro quando Ploiese dice la farma di Mr. Rodney Kevin. Yes, thank you, grazie, no? Yes, sì. Appena la linea, lo cavallo, cravacco, patapè, e vai via l'arbolo, come avete detto il padrone, che allora dico giusto, che l'arbolo questo c'è, per segnale. A me non è andato a chiedere e trovavo la farma, l'arbole del padrone. Allora, già la contava la mia compagna. Dico, giovane, ma vi è perduto. Me ci ha baciato a recampaste. Siamo facciamo 22 mesi in sto padrone. Una giornata, ne sberrettate, ci andiamo a travagliare più. La guerra se ne dice, c'è paura che se ne tiene come schiavi. Non andiamo a travagliare più. E ne cansiamo, ne abbiamo messo lo bosco a sceppare piante e ne corquiamo. Io sono andato a telefonare al paese, dove c'era lo comando, venne il capitano e 3 soldati ad armate. Ne portarono mezzo lo bosco e l'interprete c'era. Dice, perché non volete travagliare? Siete prigionieri da travagliare. E ne proierono a poco tollerate di moschetto un capo alle spade, tutte e due, a mia da Giovanni. Che ne volevamo canziare a travagliare. Dice, siete prigionieri e dovete fare dei ciò che vi dicevano anni, che siete prigionieri. Il vostro governo morecchio. E anche ne pigliamo. Ne pigliamo il ristorante che ne dietro, ne abbiamo la barracchetta, poi il padrone lavorava, dice che ora vanno a fare qualche cosa. Ma quando beduna poi, quando eravamo soli, beduna di latte, tu ne facessi dare la carreggiata, e ora che sto bedone di latte, catto di latte, te la maglietta. Lui stava a padrone. C'aveva un giorno di pomo d'amore, come faceva la luna la notte, dobbiamo e subiamo a cutoriare tutto. Come cagliava il sole, tutto morto. La luna lo guarda via grazie da questo qua. Passarono 22 mesi, una giornata, salirono il giornale e c'era i prigionieri offevarri dell'Australia saranno rimpatriati quanto prima. Suo figlio, quando ne chiamava per mangiare, mentre mangiava, Mr. Rodene, io look, talia. Ah, yes, io dice, che becchi italiani, dice, ma troppo le boia. E tanto c'era Michele Pezzo, papà, era papà Pezzo, quindi l'aveva lasciato quando cascavo prigioniero. E intanto quando passano altri 4 mesi, avanti che ne rimpatriare. Dunque, dopo le 4 mesi ne pigliano e ne portano lo comando ne vengono tutte pronte che avremo a marcare. Viene lo colonnello inglese, ragazzi, qua aveva moneta inglese, la versa, che vi facciamo lo documento nell'Italia diceva le sincere. Con la guerra capirsimo, c'è paura che si pigliano le sorde e poi ne donano più. Vieni qua, colonnello, qua, vieni qua. E allora qua via la moneta, con la mentira sotto lo pietro della scala.
no? O più sono giovane in capo. Cosa la mosciava una banna, cosa l'altra banna, ma che de fuori di saneste? Come ne passare la visita, ti vedevano la divisa, entro al magazzino e ti davano un'altra divisa. Ti facevano spogliare il calare il canze, avete le scarpe con le piette nuove, avete le scarpe con le piette nuove, gettale giù con le scarpe e te ne davano un altro par. Le dentifrici, le pigliavano e le spertosavano, tutte con le pantaloni. Avete la cassetta di legno, avete c'era il doppio fondo della tavola, no? Vai a tagliare e ti davano un sacco con la rete, un sacco per scorre e senza la punta, e ne davano questo. Qualcuno? Ora io capivo, tu sterlini, e con questo me l'hai portato per ricordo. Pigliavo lo punzino di barba, sa che c'è un beccuccio, sfica la faccia uno, pigliavo lo trapano, ci fece un buco, lo sbucavo dentro, e poi ci mise due sterline e ci incontrava a rire lo beccuccio, gran capo. Ce lo ingocciava lo beccuccio, perché queste cose non levavano, cose di levare la barba non levavano. Tagliavano, pigliando le sterline passavano, ma tante grane sotto le pietre delle scarpe e quanto ne gettavano. Potevano vedere, c'avevo le sorte, lo prelevavano e lo portavano a campo di punizione e lo rimpatriavano quando ci guastavano tutte le gambe, da cui gli hanno tutto il spero, dopo 6 mesi, un anno. Si condannavano a perdere le grandi creature che avevano iniziato, ma non dicevano, mi sto colletto di giacca c'hai un rano, nelle pietre delle scarpe c'hai un rano, nella cazzetta, non lo dicevano che scannavano. Anche ne misero, ne pigliarono, inquadrarono, pigliamo la roba, non la rigettiamo e ne portano in capo la nave. Andiamo, il signore si è rimpatriato, vestito di rosso, ed ancora i con lo moschetto che ne accompagnavano, fino a che ne consegnarono qua all'Italia, all'autorità italiana, no? E di tutto l'Italia? Ah, che fa dalla consegna di sta gente, no? Ma che? Quando arrivammo all'aeroporto di Napoli, accianammo un capo coperta, tutte, mese a cossere, italiano, cioè, e qua la nostra terra siamo, mamma mia. Ora le famiglie, la radio ce lo trasmette, stasera arrivano le prigioniere italiane dall'Australia, quelli che avevano le figlie e che erano del paese vicino, si rimucciarono tutte già, quelli che avevano le marete, avevano qualche femmina che scopriva lo maretto, gran capo la nave che eravamo affacciata a queste tutte, vedeto nel porto, papà, di napoletano, tata, e spingevano il pesce dall'aria. E poi sai cristiani che avevano 10 anni, commovevano la famiglia, perché era commovente, vero? Perché le femmine lo canto, dentro il porto. Ora poi io scendevano e ne mettevano capo le gambe e ne portavano in un campo e ne davano 10.000 lire, ne davano a mangiare. E poi me la stavano libera, io te dico. Ma mi leggi quella carta da sé, tu hai conosciuto? Io non ando troppo, ma io però c'eravamo, non lo pagavano, ma c'erano prigionieri. E c'eravamo in un capo del treno, e stavano in, e gli va a scendere alla stazione di Sate Fare. C'era un carrozzino, e siamo portati con il mio cognato va in sul cino, da Sate Fare, ne tozzicanti, un donato. Ne mise in capo il carrozzino e ho portato già, tozzicando solo quando mi vede. No, che poi c'è telefonato di Sate Parco, si caga, stasera viene con il tabus, e c'eravamo un capo il tabus, mi venne a accompagnare dietro, che era contento. Quando arrivavo vicino di Tozzenofio, di Tozzagrazia, da in capo, per che l'autobus tagliava, la vetta dietro.
E scendevo. Papà, scopriamo che non hanno parlato. Ah. Cioè, ma te ci sono conosciuti, toccano la sa, E scendevo, e me ne avevo vinta. Quando scendeva l'autobus subito si è dedicato a quello. E ti non avete, come Kelly, sì, non la conoscevano. Ecco, e tra il contatto, io no, vedete, Ci piacciono ora. E pigliamo un pezzo di ah, che te parca, picca fuori le guaie, ah, e anzi,